qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, anche ascendente Sagittario o Luna in Sagittario, se ce l'hai o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere quale parte di te è pronta a nascere e come si manifesterà negli ambiti della tua vita o in particolare in un ambito della tua vita. Quindi andiamo a fare una bella lettura con il nostro approccio tarologico co-creativo, affinché tu possa non più subire il tuo destino ma incarnarlo pienamente per realizzare il capolavoro della tua vita. Allora, partiamo. Sagittario, quale parte di te è pronta a nascere? Andiamo a rispondere alla prima domanda: quale vecchia identità sei chiamato o chiamata a lasciare andare? L'immagine di te che ha ormai concluso il suo compito, cioè la pelle che non può più contenere la tua crescita. Cavallo di coppe. Il cavallo di coppe non può più contenere la tua crescita. Sembra paradossale per la coppa, no? Non più contenere la tua crescita. Cioè, è come se dovessi lasciare andare quella versione di te che continua magari a inseguire i sogni senza scegliere davvero quale trasformazione. Allora, c'è una parte di te idealista, stupenda, una parte di te che continua a inseguire i sogni, però magari senza sceglierne uno veramente, no? Allora, sei chiamata o chiamato a lasciare andare l'identità di colei o di colui che è costantemente in viaggio tra tante possibilità che lo animano. È un po' come questo sacro Graal vuole essere bevuto, ecco, incarnare un sogno, cioè non è più tempo di cercare ciò che potrebbe essere, mi verrebbe da dire, è tempo di incarnare quello che il tuo cuore ha già scelto. È un po' questa soglia qui. Vediamo perché rimani legata a questo, perché continui ad aggrapparti ancora. Perché continui ad aggrapparti ancora a quella versione di te? Qual è la paura o la convinzione profonda che rende difficile il cambiamento? Questo cos'è? Questo è il karma. Ah, questo è il giudizio, il karma, perché questa cosa l'hai fatta diverse volte. Questa cosa l'hai fatta diverse volte. Questa è la chiamata dell'anima. Allora, io credo che tu stia sentendo questa cosa da tanto tempo, ma viene anche da altre vite questa cosa. Cioè tu continui ad aggrapparti a questa versione di te perché tu la senti la chiamata dell'anima, però hai come se avessi paura che tutto ciò che quella chiamata ti chiede di lasciare alle spalle può disorientarti. Hai paura di lasciarti alle spalle quello che questa chiamata ti chiede di fare, perché il giudizio è l'araba fenice, no? È la nascita di una nuova vita, ma in questa posizione della resistenza mi racconta del fatto che non è che tu abbia paura del cambiamento, hai paura delle conseguenze del cambiamento, perché ogni vera chiamata porta con sé una rinuncia di una vecchia identità, di certe sicurezze, di un ruolo tuo o di una relazione o di un modo di vivere. Ed è in questo momento che il Cavaliere di Coppe poi rimane sospeso, no? Cioè, dal punto di vista della psicologia immaginale, il giudizio è proprio il daimon, l'amante mistico che chiama il tuo nome, e la resistenza che hai non nasce perché tu non senti quella voce che ti chiama, nasce proprio perché la senti benissimo e sai che se risponderai a questa voce della chiamata del daimon, la tua vita non potrà più essere la stessa. Nello yoga sciamanico diremmo che ogni iniziazione richiede una piccola morte, cioè non puoi attraversare una nuova soglia portando con te il tuo passato. Quindi
Cioè, io ti faccio una domanda, cioè che cosa tu sai già di dover scegliere? Perché tu sai già di dover scegliere una cosa, ma tu stai rimandando perché quella scelta, quella cosa che vuoi scegliere, magari cambierebbe profondamente la tua vita. Cioè, la domanda non è qual è la mia strada, ma sono disposta o disposto a rispondere a questa chiamata che sento da tanto tempo, mi spiego? Adesso è molto più chiaro, vediamo quale qualità della tua anima, quale qualità della tua anima desidera finalmente emergere. Questa è una forza che è già presente dentro di te, che aspetta di essere riconosciuta. Qual è questa forza? È vissuta. Il 7 di spade accipicchia. Quale qualità della tua anima desidera finalmente emergere? Il 7 di spade. Questa è sottile e forte, cioè non devi prendere le cose dalla porta principale. Allora, non devi prendere le cose dalla porta principale perché la vita ti chiede non un sotterfugio. Allora, questa è l'intelligenza strategica dell'anima, cioè è il discernimento, cioè la qualità che la tua anima desidera finalmente far emergere è la distinzione, cioè non tutto quello che ti chiama è veramente appartenente al tuo destino. Cioè, questa carta ti parla della capacità di scegliere con lucidità dove investire la tua energia. Anche di non prendere le cose dalla porta principale, ma cioè di custodire i tuoi sogni senza raccontarli a tutti. Di comprendere che esistono dei momenti in cui la saggezza non consiste nel prendere le cose frontalmente, ma di fare un passo di lato. Allora, qua il giudizio ti chiama e il 7 di spade è come se ti insegnasse che per rispondere a questa chiamata dovrai imparare a lasciare andare alcune strade, alcune persone e alcune distrazioni che continuano a disperdere la tua energia. Sette di spade è un po' il viandante intelligente, sapiente, colui che non disperde la sua energia in battaglie inutili, perché sa che il bene più prezioso è la sua coscienza, quindi anche il valore del silenzio. Non devi dire le cose a tutti, cioè non tutte le tue intuizioni vanno spiegate, non tutti i tuoi progetti o un progetto va mostrato prima che maturi, perché molti semi qua, ma tutti i semi, crescono quando vengono protetti, custoditi, mi spiego per usare un'analogia. Il 7 di spade qua è colui che riconosce quale sentiero appartiene davvero al suo destino e ha il coraggio di seguirlo e non disperde più le sue energie. Sì. Vediamo questa cosa dove si realizza per prima, se c'è un particolare ambito, cioè in quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima. Lavoro, l'amore, relazioni, vita, vediamo. La torre. Allora, fermi. E dici, Francesco, sto qua. Allora, la torre non indica un settore della vita. Abbiamo chiesto in quale ambito della tua vita questa trasformazione vuole manifestarsi per prima. La torre non indica solo una sezione della vita, indica la struttura della vita stessa, e questa cosa ti sta chiamando a farla il Daimon da tanto tempo, cioè questa trasformazione desidera manifestarsi nelle fondamenta della tua esistenza. Questa trasformazione desidera manifestarsi in tutto ciò che hai costruito partendo da un'immagine di te che non ti rappresenta più.
La torre nella tarologia co-creativa è una delle carte più liberatorie in assoluto, perché mica distrugge la vita, ma arriva a liberare la tua vita da tutto quello che non è più costruito sulla tua verità. E questa cosa già da tempo c'era, col giudizio. Il giudizio già ti aveva chiamato, tu lo sapevi ma avevi timore. Allora la torre qua ti mostra che per rispondere davvero a questa chiamata del giudizio alcune strutture tue interiori devono crollare. Magari cambierà il tuo modo di lavorare, magari cambierà il tuo modo di amare, magari cambierà il tuo modo di vivere una relazione, magari cambierà il tuo modo di guardare il denaro, cambierà il tuo modo di vivere la spiritualità, ma il cambiamento qua non nasce fuori, fuori si manifesta solo quello che poi fai dentro. Nasce dal fatto che tu non sei più la persona che eri quando hai costruito le vecchie fondamenta. Nella psicologia immaginale la torre rappresenta proprio la caduta delle immagini che l'ego aveva scambiato per vere. Quando quelle immagini si sgretolano, tu non perdi te stessa o te stesso, ti incontri finalmente. Ed è stupendo che risponda al 7 di spade questa carta, perché qua l'anima tua ti dice non disperdere l'energia, custodisci le tue cose, non dirle a tutti. E qua invece la vita ti dice sei pronto adesso, sei pronta adesso a smettere di sostenere quello che non appartiene più alla tua vita. E nello yoga sciamanico questo è il fulmine della coscienza, la coscienza risvegliata. Per questo ti voglio fare una domanda fondamentale, magari scrivimela sotto nel tuo quaderno rituale, la risposta. Cioè, qual è la struttura della tua vita che stai continuando a sostenere, anche se la tua anima ti dice quella struttura, quel modo di essere è finito? Perché? Perché questa settimana la trasformazione vuole manifestarsi proprio nelle fondamenta. Sembrerà intenso, ma c'è una verità stupenda. La torre qua, questa, non cade per distruggere, ma perché la tua anima possa finalmente costruire una vita all'altezza della persona che sei diventata. Che botta! Wow! Wow! Qual è il primo passo concreto che la vita ti chiede di compiere in questi giorni? Regina di coppe. Allora, per fare questa trasformazione abissale, straordinaria, stupenda in questi giorni, basta pochissimo, basta niente, però ci vuole il coraggio di entrare in questo niente. La Regina di Coppe non ti chiede di fare di più. Il primo passo da fare per rivoluzionare in questi giorni la tua vita è ascoltarti veramente. E ascoltarti veramente come magari forse non ti sei mai concessa o concesso. Accogliere tutte le emozioni, senza paura, senza giudizio, ascoltarle, perché io credo che, allora, questo è il gesto più concreto che la vita ti chiede, perché magari per troppo tempo hai cercato risposte fuori, hai cercato nuove esperienze, nuovi incontri, nuovi orizzonti, nuove possibilità, però qua la Regina di Coppe ti dice un'altra cosa. Prima di pensare tu dove tu voglia andare, chiedi alla tua anima dove vuole portarti. Cioè la torre fa cadere quello che è costruito sull'apparenza. La Regina di Coppe ti insegna come devi costruire adesso. Devi costruire con la sensibilità, con la fedeltà al tuo sentire. Dal punto di vista della psicologia immaginale, la Regina di Coppe è proprio la sacerdotessa del cuore, è quella parte di te che sa sostenere le emozioni, sa sostare davanti alle emozioni, a quello che la vita ti mette davanti, senza volerle controllare, senza volerle spiegare immediatamente, ma lascia che siano le immagini e le emozioni a parlarle. Quindi
è la custode delle acque profonde dell'inconscio, non teme ciò che emerge. La regina di coppe sa che ogni emozione è un messaggero del daimon, un dio, e che il suo compito non è reprimere l'emozione profonda, ma accoglierla, perché le fa da medicina, diventa il suo potente alleato. Per questo il primo passo concreto credo che possa proprio essere così semplice, cioè concediti qualche minuto di silenzio. Scrivi quello che senti che emerge da questo silenzio, medita, magari fai, te lo stavo dicendo anche prima, l'arcano della papessa che trovi nel viaggio erotico degli arcani. Cioè anche la pratica che state facendo con la porta è potentissima, quindi la porta che stai facendo dialoga perfettamente con questo. Per tutte le informazioni sulla porta, le porte trovate qua sotto, quindi già dialoga con questo. Nel momento in cui ascolti il video, questa immagine sta già dialogando con la porta. Cioè, ma quando è stata l'ultima volta che hai sentito veramente la tua anima senza volerla analizzare, interpretare? Perché questa settimana la vita ti chiede proprio di diventare talmente intimo con il tuo mondo interiore, che sarà il tuo mondo interiore a mezzo delle porte o delle immagini a mostrarti il sentiero, cioè è attraversare il proprio cuore la regina di coppe, ok? Bellissimo, è molto poetico, molto commovente. Vediamo quale dono riceverai se attraverserai questa soglia. Il 3 di bastoni. Questa è una delle carte più belle dove io vedo te, cioè è proprio tua questa carta, perché il dono che riceverai sarà una visione nuova del tuo futuro, del tuo destino, bellissima, piena di entusiasmo. Questa è la carta dell'orizzonte, no? E accadrà qualcosa di straordinario, perché prima impari ad ascoltare profondamente la tua anima e poi la direzione che cercavi fuori con 1000 prospettive emerge dentro di te, ce n'è solo una, perché all'inizio inseguivi diverse possibilità, adesso non hai più bisogno di rincorrere queste possibilità, sai verso quale orizzonte orientarti. È il visionario il 3 di bastoni, sei tu. Ma io ti dico anche di fare la pratica del Papa, perché Chirone corrisponde alla costellazione del Sagittario quando viene trasformato, quindi anche nel viaggio erotico degli arcani Papa e Papessa, ok? Allora, ed è qui che la torre ci parla ancora di più, perché la torre ci parla del fatto che le vecchie strutture crollano non per lasciarti senza punti di riferimento, cadono perché i tuoi occhi possano finalmente vedere un orizzonte più ampio, mi spiego? E quindi il cammino il cammino si rivelerà subito, perché imparerai a fidarti così tanto della tua anima da riconoscere senza più esitazioni la direzione dove la vita ti sta chiamando. È molto poetica questa lettura, è stupenda. Anche mio papino è Sagittario. Lo riconosco in queste carte. Vediamo adesso il messaggio dell'amante mistico. Vediamo anche l'animale guida. Il visionario, la giraffa, cioè te l'ho appena detto con il 3 di bastoni. Dice elevati in cima dagli assunti terrenali, no? Dalle cose terrene. Vai per la vita con grazia, sei capace di vedere il cammino corretto, mantieniti saldo nella tua autostima e ama con grande cuore. Cioè, questo sei tu, questo è il Sagittario, cioè riconosci chi sei, ricorda chi sei, samasati, quindi magari per troppo tempo stavi guardando la tua vita restando immerso nelle preoccupazioni quotidiane, dubbi, attese, paure. La giraffa ti dice solleva lo sguardo,
vedi la tua vita dalla prospettiva della tua anima, perché quando cambi altezza tu cambia anche ciò che riesci a vedere, ed è stupendo dopo il 3 di bastoni, incredibile, cioè la giraffa ti insegna a elevare la tua coscienza, e potrebbe essere un punto di riferimento importante. In questi giorni magari vedrai le giraffe sui social, internet, o ti richiama questa bellissima immagine. Nello yoga sciamanico potremmo proprio dire che la giraffa è l'animale che unisce la terra al cielo, i suoi piedi profondamente radicati al suolo, ma il suo sguardo raggiunge, no, la cima degli alberi, quindi ti insegna che la vera spiritualità mica consiste nel fuggire dalla vita, ma nel viverla fortemente senza perdere il contatto con il tuo daimon. Quindi il messaggio dell'amante mistico ti dice: non prendere decisioni guardando il problema, guardale dall'altezza della tua anima. Cioè, il destino qua cambia nel momento in cui tu smetti di guardare la vita con gli occhi della paura e inizi a guardarla dall'altezza della tua anima. Ed è stupendo, stupendo. Mi sta venendo una piccolissima pratica, oltre a quello che ti ho detto, che andiamo a essere più incisivi lì, no? Il papa, la papessa. Questo 3 di bastoni sei proprio tu. Cioè, fai questa cosa appena sveglia, oltre a fare le pratiche, se stai facendo quella di 21 giorni profetica, trovate tutto qua sotto, no? Appena sveglio, prima di prendere il telefono, prima di prendere qualsiasi cosa, apri la finestra e guarda il cielo. Fai 3 respiri profondi, solleva il mento e di: io prendo ferma risoluzione oggi di guardare la mia vita dagli occhi della mia anima. E poi ditti: qual è l'unica direzione che oggi merita davvero la mia energia? E vai in quella direzione. Non ho altro da aggiungere, è stupendo. Sapete che l'anima non capisce quando noi parliamo, capisce quando noi facciamo, altrimenti non faremmo l'esperienza dell'incarnazione, no? L'anima non sceglierebbe l'incarnazione per fare l'esperienza, perché deve stare nel fare, deve esperire, ok? Detto questo, io ti faccio un in bocca al lupo grandissimo, una stesa bellissima, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima, e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.